Poi gli incontri che fai nella vita sono significativi. Io incontrai, avevo 19, ho appena iniziato l'università, Franco Battiato fece un concerto a Bologna alla Basilica dei Servi. Fu 3 minuti illuminanti, cioè lui riconobbe in me qualcosa, io sentii questa grande energia. Lui mi disse: tanto io e lei ci rivedremo un giorno sotto un platano, mi disse. E io lì per lì disse: cosa ha fumato, che cosa ha bevuto? No, semplicemente era un suo messaggio che io continuo a portarmi dentro, eccetera. Però ecco, va tutto insieme. Sì, siamo davanti al cancello, suonammo ma non ci fu aperto. Da Bologna, che cavolo sei, come sei precipitato da queste parti? Per amore di una donna, e poi mi sono innamorato del posto. Ti stai abruzzesizzando. Sono un innesto, no? Come Sei le piante, innesto. io mi sono innestato. Noi è stata una scelta proprio quella di fare gli agricoltori e non fare solo i viticoltori, o men che meno i produttori di vino, ecco. E quindi dicevo, facciamo questi cereali per dei panificatori a Milano e a Bologna prettamente, poi facciamo un po' di pasta e facciamo un po' di farina per noi, abbiamo il forno a legno, ogni tanto facciamo il pane e ci divertiamo, ci dilettiamo. Ma la pasta la fa, cioè vi La pasta appoggiate a un la pastificio? il pasticcio Fabbri a Strada in Chianti. Ecco. E quindi i cereali, i legumi, prettamente ceci, e poi gli erbai annuali che servono per integrare l'alimentazione delle vacche. Le vacche adesso forse le vediamo, pascolano in mezzo agli ulivi. Le mucche hanno una grande funzione in un'azienda come la nostra, sono una presenza importante a parte per i suoli, presenza importante per gli agricoltori, perché gli animali ti obbligano a stare nel presente. Perché i viticoltori, quando potano a febbraio, a marzo, sono già proiettati alla vendemmia, sono proiettati a una spiccabile bottiglia di vino, a dove deve andare quel vino, come sarà quel vino, quindi sei proiettato a 9 mesi avanti. Invece l'animale ha bisogno di te oggi, Sì. quindi stai nell'oggi. È importante psicologicamente. Sì, certo. Tu senti questo profumo. Sì, no, ma io lo faccio il compost, quindi Cioè, lo conosco. questo è un profumo di vita, questo è il profumo della vita, questo è humus, il sottobosco. Ecco, pensate che il 90% di questo era Popò. Oltre a aiutare i suoli, aiuta veramente gli agricoltori. Perché ragazzi, stiamo bassi, ricordiamoci che cosa siamo. Puoi anche vendere il vino nel ristorante più bello del mondo, ma noi siamo sta roba qua, e allora bene, ricordiamocelo sempre. Sì, ma ridimensionata ogni tanto non farebbe male. Te come ti sembra? Cioè, come ci vedi? Io sono al 3° giorno di lavoro, sono un sommelier e lavoravo nel ristorante. Questo va bene. Poi farei un po' di pulizia, mi lascerei anche questo, mi garantirei ok. 2 possibilità. No, de fermo non lo bevo. Basta questi giramenti di bicchieri, no? Questi profumi, queste cose, vediamo veramente cosa c'è dentro. E che hai trovato dentro? Mi interessa lavorare qui. Cioè passare dall'altra parte è bello. E a volte certe cose magari sono più semplici di quelle che si è lette sui libri o da altre parti o si è sentito dire. Capo in lui, com'è io sto non sono capo? capo di niente. Forse neanche di me stesso, Quindi ho fatto questa scelta di cambiare lavoro per capire cosa c'è dietro il mondo del vino. fare questo. Poi il vino è una conseguenza di tutto questo. Quindi secondo te che differenza c'è? Perché anche nella storia si è evoluta questa figura tra l'agricoltore e il contadino. Cosa secondo te? Allora, guarda, non ci ho mai fatto un ragionamento, mi verrebbe da dire di pelle che la parola agricoltore, che apparentemente è un termine più nobile rispetto al contadino, perché agricoltore legato alla cultura della terra, quindi l'agricoltore, quindi qualcuno che anche studia o che, come dire, fa crescere oltre alla terra, crescere se stesso, eccetera. E sembra il termine contadino invece non contenere questo aspetto. Un bravo falegname, un bravo artigiano, un bravo scalpellino, un bravo contadino. E oggi dico sempre quando mi incontro con i ragazzi, voi magari aspirate ad avere un impiego in banca, ma ricordatevi che fare il contadino, per bene, è più intellettuale che non fare il cassiere di banca. Perché un contadino deve sapere di genetica, di meteorologia, di chimica, di astronomia persino. E allora tutti questi lavori
che noi consideriamo magari lavori così, magari con certo disprezzo, sono lavori invece intellettuali. Quando dice a un certo punto, per fare il contadino ci vuole molta più intelligenza e cultura che fare l'impiegato di banca. Cioè, per fare il contadino tu devi avere nozioni di biologia, di chimica, di astronomia persino, no? Di storia, di geologia, no? E quindi il contadino che magari aveva fatto la quinta elementare, o forse neanche, però sapeva sicuramente di più di vita rispetto all'impiegato di banca, eccetera. Ma speriamo. tu prima che facevi nella Io facevo tua l'avvocato, vita? facevo l'avvocato e... Vabbè, quindi insomma, più o meno Sì, era sì, lo sì. stesso, L'avvocato, la stessa attività. avvocato e poi studente di storia medievale. Le mie letture adolescenziali come se fosse state messe in un cassetto, e poi la mia vita è andata in un'altra direzione, verso il materialismo. Come te ne sei accorto e come te ne sei uscito? Come me ne sono accorto? Perché ci ho vissuto dentro, a un certo punto è stata la mia natura, no? Quando ho iniziato a frequentare questo posto, e non era tutti i giorni, era i fine settimana, poi pian piano un giorno in più, eccetera, è chiaro che quando tu inizi a essere veramente in mezzo alla natura ti rendi conto di dove stai vivendo, no? Sto vivendo in una città, chi sto aiutando, a che cosa sto pensando, che chi fa questo lavoro, come proviamo a farlo noi al meglio, non puoi fare a meno di una grande ricerca spirituale, che non vuol dire meditare come gli indiani, eccetera, però è un percorso che ti cerca di riportare questa nostra parte, no? Perché non siamo fatti certamente di corpo, siamo fatti di spirito, c'è l'anima in mezzo che fa da diaframma, che ci porta un po' nel caos a volte, no? Allora, materialismo di cui parlavamo prima, quindi legato alle brame, no? Legato alla parte molto fisica e corporale, molto animale dell'uomo, che c'è e che non dobbiamo certamente rifiutare, però, come dire, riportare in equilibrio l'altra parte, che invece è completamente cancellata, no? Nella vita moderna la parte spirituale non esiste. Quando io parlo ai ragazzi, vi occupate dello spirito, vedi le persone, oh, spirito, paura, cioè qualcosa di... No, invece è la nostra natura, riportare in equilibrio questa gerarchia, no? Non far più comandare solo le brame, è una cosa difficile a volte, no? Però è importantissima. Allora, fare questo lavoro ti aiuta a riportare in equilibrio tutto, ti ricorda che siamo qui per un motivo, ti ricorda che noi diventeremo quella cosa lì e poi forse chissà, non lo sappiamo cosa succederà, però ti aiuta veramente tanto ad affrontare la quotidianità. Questa è proprio la cosa fondamentale è per il il cuore. lavoro. Questo è il cuore dell'azienda, il compost. O intestino, insomma, no? O cuore o intestino. Perché per me quello è il segno della vitalità. È un po' una sfida quella di estrarre l'eleganza del Montepulciano, che di elegante ce l'ha, ma molto nascosta. Sì. No? Diciamo che bisogna lavorarci per arrivare. Mi ricordo le vecchie interviste, no, in cui si diceva è un po' come un gentiluomo di campagna, no? O come può essere un cavallo sudato e quindi molto male, oppure può essere un cavallo pulito, ben pettinato, no? E ben tenuto, eccetera, e quindi essere sì selvatico però anche molto elegante. Bisogna stare attenti col Montepulciano, se no il rischio è quello di fare queste estrazioni di potenza enorme. Invece, insomma, cerchiamo di domarlo. Sì. In questo senso io dico che non sono vini per tutti, ma non in senso, io lo dico in senso di umiltà. Ragazzi, questi vini a tante persone possono non garbare più di tanto, perché sono un po' scostanti, come dire, non sono un'assicurazione, perché da anno in anno sono vini completamente diversi, spesso e volentieri anche da bottiglia a bottiglia, che posso capire che possa essere considerato, come dire, un limite, non dico un difetto, un limite del vino. Per me personalmente è una cosa necessaria, che la sento proprio importante. Ci sono persone che vanno al cinema e devono stare tranquille, andando al cinema, se vedono un film che muove qualcosa dentro, è un problema. Io ho dei figli adolescenti, la grande difficoltà è insegnargli ad essere emotivi, insegnargli che ci sono delle emozioni, che bisogna essere emotivi e avere delle emozioni, però il mondo invece va in un'altra direzione. E quindi dici, ma è quello che leggevo da ragazzo, non dobbiamo dimenticare che quello che noi eravamo da adolescenti, quella è la nostra natura. Insomma, Pepe è veramente un grandissimo esempio di famiglia,
unita, di agricoltori, di verità nel lavoro che si fa. Quindi per me sono i grandi punti di riferimento, come dire, no? E anche le persone a cui essere perennemente grati. Nascondere i bambini che sfruttiamo perché sono bassi e lavorano bene nelle piante basse, i nani da circo, vabbè, queste cose. Come trovate qua? Davvero, Io vi tappo le orecchie. Ciao. Ciao, Stefano. Armando. Ciao. Ciao. Cani da guardia. E li vedo ferocissimi, proprio si vede che...